Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, col mio tablettino, quindi andiamo a parlare di uno di quei boomer shooter belli marci come piacciono a me, che non importa tanto cosa succede, l'importante è sparare a tutto quello che si ammazza e sopravvivere. La storia parte che vede il nostro Attila, un principe guerriero immortale proveniente da Marte, della razza dei Diluviani, che viene svegliato nella sua nave tomba dall'assedio degli invasori, e questi invasori sono i nuovi umani e da lì parte la strage. Sì, dico strage perché questo Attila, per potenziare armi, equipaggiamento e quant'altro, ha bisogno del sangue. Il gioco vede 6 armi principali. Vede la spada, vede un insetto di nome Bella, amico del diluviano in questione, che fa da shotgun, vede una pistola, un fucile sparadardi, un mitra sparadardi e un mega pompone. La sesta arma è un'arma usa e getta che troverete a giro per il livello, per il gioco 4-5 volte, ma una volta scaricata la butta via. Il particolare di questo gioco è che prima si spara con l'arma tipo a dardi per togliere l'armatura e poi si colpisce con il fucile a pompa o altre armi per togliere l'energia ai nemici, quindi un minimo di strategia c'è. Ci sono dei punti a giro per le mappe che il nostro principe diluviano con la mano insanguinata toccherà per fare il salvataggio del checkpoint, ma non funziona proprio come un checkpoint tradizionale. Insomma, tutto quello che avete ucciso dopo aver toccato il checkpoint rimane morto e tutto ciò che avete fatto rimane fatto, quindi è praticamente una rigenerazione del personaggio e dopo che avete usato questo checkpoint per salvare, lo potete usare per potenziare le armi. Come ogni buon boomer shooter che si rispetti, vede dei potenziamenti, dei power up più che altro, come il doppio salto più alto, vede il danno aumentato e il classico sistema trova la chiave, apri la porta. Il movimento avanzato è il doppio salto e il dash in avanti che ci permette di avanzare nelle zone di platform. I nemici sono abbastanza vari e ogni tanto troveremo delle boss fight, ma le boss fight sono abbastanza ripetitive perché lo stesso boss lo potete trovare più volte su più livelli e ogni tanto incontrerete degli amici delle conoscenze che parleranno con voi per fare la storia e quindi ci saranno i dialoghi e ogni tanto vi capiterà anche di sentire da dietro gli angoli i dialoghi dei soldati, appunto New Human. Sono 10 livelli e il gioco dura all'incirca 7 ore. Ci doveva essere anche un capitolo 2 e un capitolo 3. Steam dice che il gioco è uscito nel 2023, ma attualmente di capitolo 2 e 3 non si sa niente e lo sviluppatore è alle prese con un altro gioco, quindi boh. Ogni tanto c'è stato qualche bug, tipo un ascensore che non si attivava o iniziavo il livello senza armi, ma fortunatamente capitava praticamente all'inizio e bastava ricaricare il livello e buona, andava. E un piccolo difetto è che ci sono certe zone che il nostro diluviano non riesce a camminare oltre. Ci sono degli scalini piccolissimi che li devi saltare per forza. Capita spesso ed è parecchio fastidioso quando capita nelle scale, che si deve fare salto, 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 salto e rompe un po' gli zebedei. In definitiva, se volete un gioco vecchia scuola, spara spara, trova la chiave, apri la porta, qui non sbagliate. Però non vi so dire se ci sarà un continuo alla storia. Per questo video era tutto. Enjoy!